Allora, inteso diciamo come eredità che sentiamo noi come generazione di Heliopolis, quindi Gianluigi, Alessandro, io direi sostanzialmente di no, anche se è oggettivo che ci siano, come dire, dei maestri, degli architetti di una generazione precedente alla nostra che hanno un filo conduttore nel loro modo di fare architettura. Per quanto ci riguarda, i riferimenti sono un po' più internazionali e sinceramente ci capita di essere molto in sintonia e molto affini con studi sia italiani che all'estero, che quindi non affondano le radici, diciamo, nella cultura toscana e cultura architettonica, pur avendocele queste radici, cioè senza rinnegarle, ma direi che è difficile oggi, soprattutto credo nella nostra generazione, poter dire che esiste un'identità culturale in chiave architettonica. No, direi di no. Forse l'unico campo di attività è quello del restauro, dove forse siamo formati comunque nella facoltà di architettura di Firenze, che è improntata soprattutto al restauro, quindi quando si interviene su un edificio da restaurare, in quel caso credo ci sia in quel caso un'identità. Al di là di quello specifico caso, forse direi che non c'è un'identità toscana. O comunque non la sentiamo. Non la sentiamo, comunque non è così stringente, in effetti. No, questo è un tema molto delicato e sul quale, diciamo, il nostro studio ha un'idea, una sua convinzione a diversi anni. Ora, premesso che ci sono casi molto dissimili e diversi tra loro, diciamo, la nostra idea è che sia più facile non fare, che la sensazione che abbiamo e che riscontriamo è che rispondendo con una tutela integrale del paesaggio, la cultura media italiana, anche in ambito dell'architettura, ritiene che non si faccia mai danno. Come se questo paesaggio, questi luoghi che noi abbiamo la fortuna di avere in Toscana fossero lì da sempre, fossero luoghi nati da chissà quanti millenni, mai toccati, mai modificati. In realtà, sono il frutto di una serie di interventi antropici che hanno modificato sia i paesaggi che la parte più strettamente antropizzata. In questo senso noi crediamo che sia doveroso intervenire, avere il coraggio di farlo, con ovviamente la responsabilità che deriva da qualsiasi progetto che viene affrontato da un professionista, da un architetto in particolare. Noi penso possiamo dire che crediamo che la sfida più alta che c'è oggi in ambito di architettura e di approccio ai luoghi sia invece verso quei luoghi degradati, cioè la periferia. Una critica, la solita ipocrisia all'italiana, cioè una ipertutela del paesaggio, ipertutela del centro storico, e poi si dice, siccome da qualche parte dovete costruire, perché comunque lo sviluppo è, allora sulle periferie non vi diamo regole, oppure non andiamo a vedere quale qualità utilizzate, eccetera. Allora potete distruggere, così c'è un contrasto. Tra l'altro io penso che appunto l'Italia sia una delle nazioni in cui ci siano maggiori contrasti rispetto alle zone urbane, cioè quindi centro storico, periferia, paesaggio, e anche nelle varie zone d'Italia, cioè il meridione, il nord, proprio perché, c'è questa schizofrenia in cui da una parte non ti consentono nemmeno di costruire una tettoia, dall'altra, siccome sono zone abbandonate, allora lì non vado nemmeno a guardare quello che fai, qualsiasi cosa può essere fatta. Questa è un po' un'ipocrisia, perché appunto senza nemmeno avere una unitarietà di valutazione nel fare le cose. Quindi questo penso sia un aspetto importante. Il concetto di bellezza noi lo
assimiliamo al concetto di qualità, cioè di solito magari non ce ne accorgiamo nemmeno, quando riteniamo che una qualche opera sia bella è perché comunque ha una qualità che deriva anche dalla manutenzione che viene fatta successivamente alla realizzazione dell'opera. Il discorso delle periferie è un classico, cioè un esempio classico in cui dei progetti nati oggettivamente con dei criteri corretti eccetera vengono abbandonati, quindi non finiti, e quindi quello che si nota in quei progetti è la mancanza di qualità, cioè il fatto che siano abbandonati, che siano, deperiscano, ecco. Quindi il discorso della qualità, e tra l'altro si nota molto, voglio fare un esempio, perché quello che si nota, noi abbiamo avuto questa esperienza con appunto lo studio Copino di Vienna. La cosa che si nota molto a Vienna è che si vedono edifici e architetture molto contrastanti fra loro, ipermoderne, classiche, a fianco. Quello che uno nota quando le vede è la qualità, cioè la cura nell'unire questi due elementi che apparentemente sono in contrasto. Cioè da noi, per esempio, quel concetto di unire elementi così contrastanti architettonici contrasterebbe con il concetto di bellezza, perché verrebbero probabilmente non sempre realizzati con la qualità con cui vengono realizzati là. Noi questa cosa qui l'abbiamo proprio, apprezzata e studiata anche qui non esiste il concetto di classico, moderno, cioè esistono cose belle e cose brutte. L'approccio al progetto solitamente ovviamente parte dal luogo, quindi se si parla di approccio di tipo di design, cioè come nasce il design di un progetto che lavoriamo noi, ovviamente le caratteristiche principali sono funzione e contesto, la sintesi tra garantire che all'interno di quello spazio che andiamo a progettare sia possibile svolgere le funzioni che il committente ci ha chiesto di progettare, è l'input, è il primo passo per le prime bozze, le prime proposte, i primi approcci e restituzioni grafiche, ecco, da lì. Quindi diciamo che in sintesi ci sono tanti metodi. Sì, e tante sfumature anche al significato di metodo. Forse il punto di partenza sono sempre le regole, cioè nel senso, purtroppo sì, le regole, perché al di là poi del design dove magari ci sono poi no regole, in tutti gli altri casi esistono regole o di normative o regole urbanistiche o normative tecniche o normative comunque di sì, ma è vero. Perché noi anche lì noi viviamo la nostra professione, chi svolge la professione in Italia ha come punto di partenza le regole, ed è una cosa che ci distingue molto dagli altri. Per gli altri professionisti che lavorano in altre realtà, la regola va in parallelo con altri elementi del metodo. Da noi invece non si può prescindere dalla regola per partire, quindi noi partiamo dalle regole e poi sviluppiamo il progetto. Cioè fare oggi architettura è una disgrazia, voi siete in procinto di confrontarvi col mondo del lavoro, quindi noi costituiamo una resistenza vera e propria, voi costituirete insieme a noi una resistenza. I dati macroeconomici dicono che oggi c'è professionisti in campo edile, architettura, ingegneria, un po' di sfumature, sono tra i minor retribuiti mediamente i nostri colleghi che fanno altre professioni con loro stipendi da fame. È un po' una missione,
la facciamo nonostante burocrazie, nonostante regolamenti, la facciamo nonostante interpretazioni soggettive di norme. E la cosa triste da vedere è che quando c'è qualche problema, perché i problemi ci sono, perché quello che è stato costruito è brutto, quello che si sta costruendo a volte è brutto, sempre stando attenti a capire che significato ha questa parola. Comunque a volte è sbagliato, a volte ci sono cose fatte male che non funzionano, e di solito la soluzione che ci viene proposta è di mettere norme nuove. Cioè, questa cosa qui non ha risposto pienamente a quello che doveva soddisfare. Ok, mettiamo che facciamo una leggina nuova che così quella cosa lì si sistema, poi ne abbiamo fatto un'altra. Allora, noi ci troviamo veramente a operare in uno scenario stranissimo, a volte anche divertente, di interpretazione di norme e risposte per la stessa norma fra una zona e un'altra dell'Italia o della Toscana completamente diverse. Quindi un po' viene da ridere, un po' viene da mettersi a piangere, e resistiamo nonostante tutto, perché crediamo che comunque la rinascita, diciamo, dei nostri luoghi avvenga anche da persone che credono che si possa, nonostante tutto, cercare di fare ricerca, di fare il meglio che si possa fare nelle condizioni in cui lo facciamo, e questo sia importante continuare a farlo. Per cui fare oggi architettura in Italia è una professione che definirei più una missione.